La luminosità è quasi troppo per i nostri occhi, senza occhiali da sole. Una folla di Ebens ci sta aspettando. Vediamo un grande Eben, il più grande che abbiamo visto finora, circa un piede più alto degli altri. Si avvicina e inizia a parlarci. Ebe traduce un messaggio di benvenuto dal leader. Tutti gli Ebens sono vestiti con gli stessi abiti. Ora vedo altri vestiti con una sorta di scialle e altri con un abito blu scuro, diverso dagli altri. Ogni Eben indossa una scatola sulla cintura. Tutti hanno cinture. Non vedo bambini. Siamo condotti in un'arena aperta. Sembra un campo per parate. Il terreno è di terra. Il cielo è molto limpido. Vediamo due soli, uno più luminoso dell'altro. Il paesaggio sembra un deserto, Arizona o New Mexico, senza vegetazione visibile. Questo deve essere il villaggio o la città centrale. Siamo atterrati in un'area aperta con grandi strutture simili a torri elettriche. Qualcosa è posizionato in cima a queste torri. Al centro del villaggio c'è una grande torre. Sembra che ci sia uno specchio in cima a questa torre. Tutti gli edifici sembrano fatti di adobe o fango e alcuni sono più grandi di altri. Ebe 2 ci mostra un dispositivo e ci dice che dobbiamo indossarlo. Il tempo è estremamente caldo. 633 dice che ci sono 107 gradi. Ebe 2 ci ha condotti a una serie di 4 capanne. Dietro di esse c'è una stanza sotterranea o un'area di stoccaggio. È costruita nel terreno, sottoterra. Dobbiamo scendere una rampa. Le porte sembrano igloo militari che immagazzinano bombe atomiche sulla terra. Tutto il nostro equipaggiamento preso dall'astronave è immagazzinato lì. La stanza è molto più fresca rispetto all'esterno. Questo igloo è fatto di qualcosa di simile al cemento, ma non ha la stessa consistenza. Sembra gomma morbida, ma è comunque dura. Ci sono luci nel soffitto. Hanno elettricità. Poi ho chiesto del corpo di 308. Era quasi in lacrime. Ci ha detto che il corpo ci sarebbe stato portato, ma doveva controllare con il suo istruttore. Forse significa leader o comandante. Gli Ebens si presentano come una società al limite del paradossale, apparendo creature primitive e semplici, ma allo stesso tempo dotate di una tecnologia incredibilmente avanzata. La reazione emotiva di Ebe 2 alla notizia della morte di 308 suggerisce una natura compassionevole ed empatica. Durante la nostra prima notte, Ebe sembrava assicurarsi che tutto fosse a posto. Ci ha avvertito del caldo e della luce. Ha menzionato che Serpo non diventa buio come la Terra. I venti soffiano polvere nelle nostre capanne. Abbiamo avuto una prima notte molto difficile. La chiamiamo notte, ma sembra che gli Ebens la chiamino solo un periodo del loro giorno. Loro non dormono come noi. Sembrano riposare per più periodi di tempo e poi svegliarsi e svolgere le loro attività. Quando ci siamo svegliati, Ebe 2 era lì fuori dalla nostra capanna e ci ha detto di seguirla al luogo dove si mangia. Non ha usato la parola sala da pranzo. C'era cibo sui tavoli. Gli Ebens ci guardavano, ma continuavano a mangiare. Non cucinano nelle loro capanne. Forse tutti mangiano qui. Lo stesso cibo che abbiamo visto e mangiato sull'astronave, tranne alcuni elementi che erano diversi. Di tanto in tanto coglievamo gli Ebens a fissarci. Eravamo noi i mostri, siamo noi gli alieni. Vediamo una creatura molto strana. Tutti fissiamo. Questa creatura fluttuava accanto a noi e non ci guardava nemmeno. Ho chiesto a Ebe 2 della creatura che abbiamo appena visto. Risponde: non è un Eben, solo visitatore, come te, indicando me. Ho poi chiesto: da quale pianeta viene quel visitatore? Ebe 2 ha detto qualcosa come Corta. Non sono sicuro della parola esatta, anche se le ho chiesto di ripeterla 2 volte. Mi ha portato a una televisione. Almeno sembra una televisione. È posizionata nell'angolo dell'edificio. Ha messo il dito sul vetro e è apparso un sistema stellare. Ha indicato un punto e ha detto: Corta, dov'è la Terra? Ho chiesto. Ha indicato un altro punto e ha detto: Terra.
Basandoci su questa mappa spaziale, Corta e la Terra sono molto vicine. Dobbiamo esplorare. È per questo che siamo stati inviati. Abbiamo iniziato a camminare in giro. 475 scatterà fotografie con le nostre fotocamere militari. Mi sono unito a 225. Abbiamo trovato una grande torre. L'abbiamo vista quando siamo arrivati ieri. Siamo entrati nell'edificio. Non abbiamo trovato scale, ma abbiamo visto una sorta di stanza di vetro rotonda. Poi abbiamo sentito parlare in inglese. Ci siamo girati e abbiamo trovato Ebe 2 che ci invitava ad entrare nella stanza di vetro. La porta si chiude. In pochissimo tempo siamo in cima all'edificio. Lei indica il sole e poi indica la parte superiore della stanza dove si trova lo specchio e poi indica il terreno. La torre è al centro di un cerchio sul terreno. In ogni quadrante del cerchio c'è un simbolo. Forse questo non è uno specchio come lo conosciamo, poiché la luce solare lo attraversa, ma una volta che la luce solare lo attraversa, la luce viene diretta su un simbolo all'interno del cerchio. 225 sembra pensare che sia una specie di meridiana. Quando il sole colpisce un simbolo, gli Ebens cambiano ciò che stanno facendo e fanno qualcos'altro. Forse la giornata degli Eben è strutturata così. La società degli Eben è molto disciplinata e intelligente, con un QI medio di 165. Nonostante la loro avanzata intelligenza, non mostrano individualità o creatività, seguendo una routine rigida per tutta la vita, dimostrando che creatività e intelligenza non sono necessariamente collegate. Serpo ospita circa 650.000 Ebens, divisi in comunità che vivono in villaggi con una torre dell'orologio, simili a quartieri industriali organizzati per funzioni specifiche. La loro società è simile alle antiche civiltà umane, con una divisione gerarchica delle conoscenze. I funzionari religiosi e politici sono istruiti nelle pratiche della scrittura, gli ingegneri nella fisica e meccanica per i viaggi interplanetari e i medici nelle scienze biologiche. L'Eben medio svolge il suo compito senza accesso alle informazioni detenute da un'elite. Non ci sono dispositivi di intrattenimento come televisioni o radio e ogni cittadino possiede solo una scatola posizionata sulla cintura. La società è governata da un consiglio di governatori, ma senza una struttura governativa definita. Non esiste criminalità e la forza militare non ha armi, con piccole comunità che fungono da satelliti di una comunità centrale industrializzata. Serpo non ha una valuta di scambio e le azioni degli abitanti sono monitorate tramite un dispositivo indossato sulla cintura. Le case degli Eben, descritte nel diario di Skipper, sono fatte di un materiale sconosciuto simile al legno e al metallo, e tutte hanno la stessa struttura interna ed esterna. Ogni abitazione è composta da 4 stanze, una camera da letto condivisa dalla famiglia, una cucina, una stanza per i rifiuti e un soggiorno. Le famiglie Eben sono semplici e ogni coppia può avere solo pochi figli, con un massimo di 4 individui per nucleo familiare. I bambini Eben crescono rapidamente e vengono isolati durante l'infanzia per essere educati e indirizzati verso lavori specifici, in base alle loro capacità. Dopo la morte prematura di un membro del team, gli Ebens prendono il corpo senza autorizzazione o spiegazione, suscitando preoccupazioni nel team umano e rivelando un aspetto inquietante di questa civiltà apparentemente avanzata. Il leader degli Eben appare più grande e aggressivo degli altri e sembra ricoprire un ruolo simile al mio come comandante del team. Nonostante il tempo trascorso qui, non riesco ancora a comprendere le loro parole, ma il suo tono è più duro rispetto agli altri. Ha fatto molte richieste, la maggior parte delle quali abbiamo soddisfatto. Una richiesta strana riguardava il nostro sangue. Voleva che tutti noi ne fornissimo un campione. Ebe 2 ci ha spiegato che serviva per eventuali cure mediche nel caso ne avessimo avuto bisogno, ma 700 e 754 sospettano che potrebbe essere utilizzato per altri scopi. Hanno preso tutto il sangue di 308,
cosa che ci ha messo a disagio. Diversi Ebens ci hanno parlato, incluso Ebe 3, il leader, al quale ho chiesto di restituirci il corpo di 308. Ebe 3 ci ha informato che il corpo era conservato e che non potevamo riaverlo. Ebe 2, che era presente, è stata molto gentile e ha usato più volte la parola per favore. Ho insistito con Ebe 2, spiegando che volevamo recuperare il corpo del nostro compagno per esaminarlo. Ebe 2 ha tradotto le mie parole al leader e dopo un lungo confronto ci ha detto che avremmo dovuto parlare con un altro Eben, un medico, riguardo al corpo di 308. Poco dopo, 3 Ebens ci hanno raggiunto e uno di loro, che si è presentato come medico, parlava un buon inglese. La sua voce era particolare, quasi umana, senza inflessioni marcate. Il medico ci ha spiegato che gli scienziati Eben avevano condotto esperimenti sul corpo di 308, considerandolo un onore. Avevano utilizzato il suo corpo per creare una sorta di essere umano clonato. Ho chiesto di vedere il corpo, ma il medico mi ha detto che era scomparso e che tutti gli organi e il sangue erano stati utilizzati per i loro esperimenti. Il medico, molto diretto, ci ha assicurato che non sarebbe accaduto altro con il corpo, ma ci ha avvertito che ne rimaneva ben poco. Io, 633 e 700 siamo stati scortati da Ebe 2 al laboratorio. L'edificio sembrava una grande scuola a un piano senza finestre. Siamo stati condotti in una stanza dalle pareti bianche, dove abbiamo incontrato nuovamente il medico che parlava inglese. Abbiamo visto molti altri Ebens, tutti vestiti con una tuta blu. Il medico ci ha spiegato che tutti gli esperimenti erano stati condotti all'interno di quell'edificio. Siamo stati condotti in una stanza misteriosa, piena di file di contenitori simili a vasche da bagno di vetro. Dentro, ognuno di essi c'erano corpi strani, inquietanti. Alcuni avevano un aspetto così orribile da farci rabbrividire. Che tipo di creature sono queste? Ho chiesto al medico, incapace di trattenere la curiosità. Provengono da altri pianeti, ci ha risposto con calma. 700, con lo sguardo perplesso, ha chiesto: erano già morte quando sono arrivate, o gli Ebens le hanno portate qui vive? Erano vive, ha confermato il medico. Portate qui per esperimenti, non sono esseri intelligenti. Ebe 2, con tono distaccato, ha aggiunto: sono animali. In quel momento, tutto ha iniziato a prendere forma. Queste creature, provenienti da altri mondi, non erano altro che animali alieni. Ma la mia curiosità non si fermava lì. Ci sono esseri intelligenti in questo edificio? Il medico ha annuito. Sì, ma sono tutti morti prima di arrivare su Serpo. Posso vedere queste creature? Esseri, ha corretto il medico, sottolineando la differenza tra animali e ciò che consideriamo simile a noi. Lasciatemi prima descrivere queste creature dentro queste vasche. Non sono tutte uguali. La prima creatura che vedo dentro la vasca sembra un porcospino. Sembra avere un tubo inserito dentro di sé. Il tubo conduce a una scatola sotto la vasca. La seconda creatura che vedo ha una grande testa, occhi grandi e infossati, niente orecchie, una bocca, ma senza denti. È lunga circa 1,5 metri e ha 2 gambe inferiori, ma senza piedi. Ha 2 braccia, ma non sembra avere gomiti. Ha mani, ma senza dita. Anche questa creatura ha un tubo che la attraversa. La prossima creatura non assomiglia a nulla che possa paragonare. Aveva la pelle rosso sangue, 2 macchie al centro, forse occhi, niente braccia o gambe. Aveva un odore molto strano. La pelle sembrava macchiata con squame, forse come un pesce. La prossima creatura era simile a un umano, ma la pelle era bianca e rugosa. La testa era grande con 2 occhi, 2 orecchie e una bocca. Il petto era sottile con grandi sporgenze ossee. Le braccia erano arricciate con mani, ma senza pollici. Anche le gambe erano arricciate con piedi, ma solo 3 dita. Non potevo guardare altre creature. Siamo entrati in una stanza che sembrava quella di un ospedale.
ma c'era qualcosa di profondamente inquietante. I letti, in stile Eben, ospitavano esseri viventi, come li chiamava il dottore. «Sono vivi e ben curati», ci disse. 700, confuso, chiese se fossero malati. Il dottore rispose con una parola che ci lasciò interdetti. «No, stanno vivendo». La stranezza di quel termine ci turbò. Così chiesi a Ebe 2 una spiegazione. La risposta fu ancor più sconcertante. «Cresciuti». 754, incredulo, chiese se fossero cresciuti come piante. Il dottore annuì. «Sì, un buon paragone». Questi esseri, ci spiegò, erano il risultato di un processo che non poteva descrivere in inglese. Parti di altri esseri erano state usate per farli crescere. La mia mente corse subito al nostro compagno 308. «Il suo corpo è stato usato per creare uno di questi esseri», chiesi. Il dottore confermò e ci mostrò il risultato. La vista mi sconvolse e chiesi al dottore di andarcene. Ebe 2, percependo il mio turbamento, mi toccò la mano, quasi per rassicurarmi. Lasciammo quell'edificio che non desideravo mai più rivedere. Gli Ebens non erano ciò che avevamo immaginato. Non nascondono nulla, ma ciò che mostrano è al di là della nostra comprensione. A parte il caso del corpo di numero 308, la convivenza tra umani ed Ebens prosegue come previsto. Dopo circa 2 anni, il team umano abbandona progressivamente il sistema terrestre di misurazione del tempo, adattandosi ai cicli di Serpo, dove un giorno dura circa 43 ore terrestri a causa della rotazione influenzata dai suoi 2 soli. Durante gli anni di studio, il team raccoglie diverse informazioni geologiche. Serpo ha un diametro di 11.616 km, una massa pari a 5,06 per 10 alla 24 kg, 2 soli, 2 lune e una gravità media di 9,6 g. L'orbita completa dura 865 giorni terrestri e il pianeta ha un'inclinazione di 43 gradi. Il pianeta abitato più vicino è Silas, nella costellazione di Zeta Reticuli, popolato da una specie chiamata Trentaloidi. La fauna di Serpo è scarsa rispetto a quella terrestre. Si stima che Serpo abbia circa 3 miliardi di anni, mentre la civiltà Eben ha circa 10.000 anni. Gli Ebens non sembrano originari del pianeta, ma si presume siano migrati da un altro pianeta divenuto inabitabile. Gli studi del team rilevano una rete di fiumi e acquiferi sotterranei che sfociano in grandi valli. Il team, composto anche da geologi e biologi, ha mappato l'intero pianeta, stabilendo un equatore e dividendo Serpo in emisferi e quadranti. La maggior parte delle comunità Eben si trova lungo l'equatore, ma alcune sono a nord, nei quadranti dell'emisfero settentrionale. Nessuna comunità si trova ai poli. Nella regione più a nord, il team ha scoperto rocce estrusive e numerosi vulcani attivi, con eruzioni di fessure e acqua stagnante contenente alti livelli di zolfo, zinco e altre sostanze chimiche sconosciute. Spostandosi nel quadrante 2, il team ha trovato pianure alcaline, simili a quelle terrestri, con fango duro coperto da sali alcalini. Nella pianura alcalina del quadrante 2, alcune piante crescevano nonostante l'aridità del terreno. Nel terzo quadrante, il team ha scoperto una zona desertica tipo Badlands, caratterizzata da profondi burroni che arrivavano fino a 900 metri. In questa regione il gruppo ha incontrato la prima forma di vita animale di Serpo, una creatura simile a un armadillo. Ostile e aggressiva, la creatura ha attaccato più volte, costringendo la guida Eben a usare un raggio sonico per respingerla. Proseguendo verso la regione equatoriale, il team ha trovato deserti punteggiati da vegetazione e sacche d'acqua alimentate da pozzi artesiani. Quest'acqua, utilizzata dagli Ebens, era sorprendentemente fresca, ma conteneva batteri sconosciuti, quindi il team preferiva bollirla prima di berla. Nell'emisfero settentrionale, il team ha scoperto un cambiamento drastico nel clima e nel paesaggio. Un membro ha soprannominato il quadrante 1 Little Montana, per la somiglianza con le foreste sempreverdi della Terra. Gli alberi, simili ai nostri sempreverdi, venivano munti dagli Ebens per un uso che il team non aveva ancora compreso.
Nel diario di Skipper si legge che durante questo periodo ogni membro del team si è ammalato almeno una volta, anche se in modo non grave. Particolare attenzione viene data al numero 754, che si è ripreso dopo essere stato trattato con penicillina. Skipper annota che tutti i membri del team hanno avuto malattie, ma nessuno in condizioni critiche. 700 e 754 hanno mantenuto un attento registro delle condizioni fisiche e mediche di ciascun membro. Anche se fisicamente tutti sono in buona forma grazie a un programma di fitness costante, la nostalgia della Terra si fa sentire. Skipper ammette che alcuni membri, lui compreso, soffrono mentalmente per la lontananza, ma nessuno è crollato o ha avuto bisogno di aiuto psicologico. La prima morte sul pianeta Serpo sconvolse profondamente il team umano. 899 è morto in un incidente, scrive Skipper. La comunicazione con gli Ebens fu difficile, ma le ferite indicavano chiaramente una caduta accidentale. La reazione degli Ebens fu sorprendentemente compassionevole. Organizzarono una cerimonia simile a quella riservata ai loro stessi morti, mostrando un profondo rispetto per il membro del team scomparso. Anche il team tenne il proprio servizio funebre al quale gli Ebens parteciparono con affetto e rispetto. Poco dopo, la seconda tragedia colpì il gruppo. Il numero 754, conosciuto come Doc 2, morì di polmonite dopo una lunga malattia. La perdita fu un duro colpo per tutti. In questo periodo il team imparò che gli Ebens seguono un rituale religioso quotidiano, sempre alla stessa ora, e scoprirono con sorpresa che la loro cultura è caratterizzata da una singola religione e interpretazione. La morte per gli Ebens è vista come una liberazione dell'anima dal corpo, motivo di giubilo anziché di tristezza. Dopo queste perdite, il team decise di trasferirsi a nord, dove il clima era più mite. Gli Ebens, sempre disponibili, costruirono una piccola comunità dedicata al gruppo umano. Questo trasferimento avvenne molti anni dopo la morte di 754, segnalando un cambio di focus del team. Con le principali ricerche culturali completate, gli scienziati si concentrarono sulla geologia e altri studi teorici. Nel viaggio verso il Polo Nord, la temperatura diminuì drasticamente. Il team trovò montagne alte fino a 4.500 metri e profonde valli. Campi verdi lussureggianti con una strana erba a bulbi coprivano il paesaggio. A nord il freddo diventò intenso e il team avvistò le prime distese di neve. Gli Ebens, però, soffrivano di ipotermia in questo clima e dovevano indossare tute riscaldate per proteggersi. Durante le esplorazioni il gruppo incontrò diversi animali, tra cui un grande bue timido e un leone di montagna con una folta criniera. Nessuno di questi animali fu ostile. Più tardi, nel quadrante 4 dell'emisfero meridionale, il team scoprì una creatura mortale simile a un serpente, lunga 4,5 metri e larga 45 centimetri, con occhi quasi umani. Fu l'unica volta in cui il team usò le armi per difendersi. Gli occhi della creatura, con un'iride simile a quella umana, e il grande cervello incuriosirono il team, ma gli Ebens vietarono di mangiare la sua carne. Nei corpi d'acqua di Serpo non c'erano pesci come li conosciamo, ma creature simili a anguille, probabilmente imparentate con i serpenti. Vicino alle paludi si trovava una sorta di giungla, anche se diversa da quelle terrestri. Dopo 13 anni trascorsi su Serpo, non i 10 previsti, il team fa ritorno sulla Terra il 18 agosto 1978, ma quando il portello della nave si apre, solo 7 membri escono. 2 di loro volontariamente hanno scelto di rimanere su Serpo per trascorrere gli ultimi anni tra gli Ebens. Quel giorno negli Stati Uniti si svolgono 3 funerali, 3 bare, ma solo 2 contengono corpi. Sono i segni tangibili del sacrificio di uomini che hanno abbandonato la propria identità per la scienza e l'esplorazione, dedicando la loro vita alla ricerca tra le stelle. I sopravvissuti vengono immediatamente posti in quarantena per 1 anno
isolati in diverse basi militari fino al 1984, mentre le autorità, guidate dalla FOSI, Air Force Office of Special Investigation, lavorano per gestire le conseguenze del loro ritorno. Durante questo periodo, il team scrive un rapporto dettagliato di oltre 3.000 pagine e partecipa a lunghe sessioni di debriefing. Le prove raccolte sulla missione includono migliaia di fotografie e oltre 5.400 ore di registrazioni audio, conservate probabilmente in un luogo segreto, che si presume sia il caveau della DIA presso la Bolling Air Force Base a Washington, D.C. La narrazione di Anonymous, la fonte che ha rivelato questa storia, aggiunge ulteriore mistero. Non è chiaro se Anonymous fosse direttamente coinvolto nel progetto Crystal Knight o se stia solo raccontando la storia di qualcun altro. Secondo lui, i membri del team sono morti negli anni '80 a causa delle radiazioni accumulate durante la missione. L'ultimo sopravvissuto, Skipper, è morto nel 2002 e le loro vite si sono concluse nell'anonimato, lontane dalla gloria che avrebbero meritato. Le 12 tombe anonime restano come simbolo di un sacrificio dimenticato, 12 eroi che hanno viaggiato oltre i confini dell'immaginazione umana. E quando alzi gli occhi al cielo, ricorda che forse da qualche parte tra le stelle c'è qualcuno che ricambia il tuo sguardo.